Finalmente oggi proviamo un amplificatore come si deve. Io ci faccio tutto con questo amplificatore, anche sesso. Cosa? Ciao, oggi confronteremo il Quas Amplification Clarent con l'Orange TH30. Oggi finalmente proviamo un amplificatore come si deve, uno dei miei preferiti, lo potete vedere anche da dietro, e lo confronteremo con un plugin della QAS che prova a emulare gli amplificatori Thunder dell'Orange. Differentemente dagli altri plugin che abbiamo recensito nelle volte precedenti, questa volta l'interfaccia grafica si presenta molto semplice. Ci ha riportati a Windows 98. Praticamente. Rispetto agli altri plugin che abbiamo visto, infatti, anche le funzionalità sono molto essenziali e ridotte all'osso. Non abbiamo nessuna pedaliera, non abbiamo neanche la manopola del riverbero, ma sappiamo che questa è una caratteristica degli amplificatori Thunder dell'Orange. Infatti, se guardate il TH30 alle mie spalle, la manopola del riverbero non esiste. Stiamo tuttavia parlando di un plugin estremamente economico, a prezzo pieno va intorno ai $40. Ancora non lo sappiamo in realtà, perché non l'hanno ancora messo a prezzo pieno, perché è stato appena lanciato. Esatto, infatti noi l'abbiamo acquistato con prezzo lancio di 25. Nonostante disponga di poche funzionalità, ha quelle giuste. Esatto. Puoi scegliere il tipo di testata fra 3, da A, B e C, il canale fra 1 e 2, crescendo con la saturazione, e il cabinet. Ne abbiamo 5 tipi, se non sbaglio? Forse sì, comunque vanno da una 1x8, 1x8, 1x12, 2x12, eccetera. Quindi avete tanti tipi di cabinet. Noi per questa prova abbiamo usato la 1x12 proprio per fare un paragone con il nostro fisico Orange TH30. Potete utilizzare fino a 2 microfoni, posizionarli come meglio credete e scegliere fra vari, fra cui dinamici e condensatori. Ovviamente anche l'SM57 classico che abbiamo utilizzato noi nella canzone introduttiva. Una funzione che, come abbiamo già detto tante volte, ormai è imprescindibile, è quella che ci permette di caricare i nostri IR. Quindi se siete un fiero possessore di Orange come me, potrete anche registrare il vostro cabinet, acquisire l'IR del vostro cabinet e utilizzarlo con la testata senza smadonnare quando vi dovete registrare ogni volta. Una cosa che invece non abbiamo trovato sugli altri plugin, o almeno se c'era non ce ne siamo accorti, è la possibilità di regolare il bias, quindi una manopolina che ci permette di agire proprio sul bias della testata.
Come al solito abbiamo usato la nostra fedelissima Palmer da capo Che poi tra l'altro è quasi arancione, quindi anche in tema. in tema, fa pandan, per rampare le tracce e avere un riscontro il quanto più fedele possibile e posizionando i microfoni più similmente possibile alla realtà. E quindi Alfredo, è giunto il momento di scaldare le valvole e andare a vedere come suonano. Il primo sample che andremo a sentire è un confronto 1 a 1 utilizzando il 57, unico microfono a nostra disposizione identico a quello che il programma ci propone. L'abbiamo cercato anche di posizionare in modo più centrale possibile, così da non ottenere troppe differenze. Allora, io le differenze le sento, non suonano proprio identici, magari come era stato per la traccia del Dark Class, lì avevamo proprio lo stesso oggetto, ma non suona male comunque il plugin, non troppo. Infatti oggi non stiamo giudicando se suoni bene o male il plugin, ma quanto somiglia all'originale, essendo un'emulazione. E devo dire che se per il Dark Class, andate a vedere i video precedenti se non l'avete fatto Subito, adesso now. Per il Dark Class il suono era quasi identico, oserei dire qualche piccola differenza ma impercettibile all'interno di un mix. Qui le differenze sono parecchie. Io le differenze francamente le sento, nel senso che il plugin è molto più spinto sulle basse, medio-basse, il fisico, almeno secondo me, è più tondo, più definito, riesce a bucare meglio il mix e questa è una cosa da poco. È meno male perché comunque il prezzo tra quello reale e il plugin è decisamente differente anche. Ma aggiungendo un microfono, cosa succederà? Noi abbiamo un Rode M3. Il programma ne è sprovvisto, quindi abbiamo usato un altro condensatore. Proprio per questo, per cercare di limitare al massimo le differenze tra i due microfoni a condensatore, abbiamo messo il microfono a condensatore ad un livello più basso del dinamico del 57 ed il posizionamento dei microfoni è leggermente diverso da quello precedente. Ovviamente neanche a dirlo, le differenze prima elencate sono rimaste. Infatti un microfono a condensatore messo un po' più lontano da questo microfono ci aspettavamo che la timbrica venisse un po' schiarita. Effettivamente succede, ma non così tanto. Cosa succederà sulle lead? Si assottiglierà questa differenza non avendo le basse? Ricordiamo che nella traccia che avete sentito all'inizio, anche per le parti lead, Alfredo ha utilizzato il plugin mentre io la versione fisica, la versione reale. Perché c'hai i soldi. Che prendo i miei conti in banca meno 87 centesimi, meno 87 centesimi. Donate per favore al WWF e fate una ricarica PayPal anche ad Andrea Magrofuoco. Il codice in sovraimpressione che vedete in questo momento, Alfredo mette il codice in sovraimpressione in mezzo alle mie dita. Poi datemi i soldi! Abbiamo già detto che la maggior differenza fra plugin e fisico è il punch delle basse da parte del digitale. Ovviamente suonando una parte lead
difficilmente o più raramente andremo a suonare nella parte inferiore, più Lo dice bassa lui. del manico di solito, e quindi assottiglieremo questa differenza. Per quanto timbricamente in questo caso siano quasi totalmente differenti, ma ce lo si poteva aspettare, perché comunque quando non si ha anche una stanza adeguatamente trattata per microfonare, alcune frequenze non sono proprio pescate per come dovrebbero. Le differenze sono minori, è più soddisfacente per quanto mi riguarda, ma in ogni caso, anche con i mezzi che abbiamo noi a disposizione, il fisico, l'Orange reale, continua a dare un maggior feeling, è un po' più cattivo, diciamo, no? Quindi, ve lo consigliamo? Allora, se cercate un plugin che suoni con una timbrica Orange che vi richiami quei suoni, sicuramente sì. Però non può sostituire in tutto e per tutto quello che è un amplificatore reale, cioè nel senso la differenza è percepibile anche a un orecchio non troppo esperto. Considerando il prezzo però è un plugin che suona in modo abbastanza decente nel complesso. Tu che dici? Dico che preso singolarmente ha un ottimo suono e ricorda perfettamente la pasta Orange. Se andiamo a guardare invece il nostro confronto, e quindi col nostro TH30 combo, non so magari con le testate, le differenze si sentono e parecchio, che non significa che uno sia meglio o peggio dell'altro, ma se compro qualcosa perché deve essere un'emulazione, mi aspetto che sia il più simile possibile. Diciamo che comunque con le tracce in solo, almeno io percepisco l'attacco del digitale, anche se non è eccessivo, ma lo percepisco, e questa è un qualcosa che magari in plugin un attimino più costosi e sviluppati in modo differente non si avverte poi così tanto. Come sempre in descrizione trovate tutti i nostri link, ai nostri social, alla nostra prog metal band, ai preset che abbiamo usato E anche al plugin se lo volete acquistare. E come sempre, ormai lo sapete benissimo, stay addicted. alla Gran Bretagna. Ma il cuore è a destra o a sinistra? Al centro. Potete usufruire fino a 2 microfoni. Che cazzo italiano è? Mi fai la finta?